Ciao a tutti! Dopo il Q&A che ho fatto ad agosto mi sono arrivate tantissime altre domande, quindi a grande richiesta ecco a voi un nuovo Q&A. Ora, le domande me le facevate sempre su Facebook, su questo post qua, però in tanti mi avete segnalato che non usate Facebook, quindi d'ora in poi per i prossimi Q&A creerò un post qua su YouTube dove mi farete le domande. Alessandro Busnelli mi chiede, pilota si nasce o si diventa? Mi puoi salutare in un video? Ciao. Bella domanda. Tutte e due. Beh, come ho detto in tanti video, per correre servono soldi, quindi bisogna nascere con la possibilità di correre. Diciamo che il talento serve, ma dato che il mezzo è così tanto importante, serve anche il mezzo. Quindi piloti si nasce e si diventa, devono essere le due cose insieme, se no non funziona. Gabriele di Cataldo mi chiede come è stata fatta la sigla del mio canale YouTube. Vi svelerò un piccolo segreto: esiste un sito che si chiama Video Hive, ma ce ne sono tanti altri, dove trovi dei template, ovvero delle sigle, stacchi, animazioni già preconfezionati che tu scarichi e poi con un software che si chiama After Effects vai a modificarle e adattarle alle tue esigenze. È una cosa che utilizzano anche in TV. Le sigle che vedete di tanti programmi le comprano da lì. Quindi quella l'ho presa da lì e l'ho riadattata. Anche perché se avessi dovuto farla io ci avrei messo una settimana, mentre invece con $30 ho risparmiato una settimana di lavoro. E ricordatevi sempre, è meglio lavorare intelligentemente piuttosto che duramente. Gabriele Lupi mi chiede come mi vedrò tra 10 anni, ancora in moto facendo un altro lavoro, se un giorno dovesse tutto finire che cosa farei? Mi saluti, sei un grande, ti stimo, grazie, ciao. È una domanda a cui non ho idea di cosa rispondere perché 2 anni fa non mi vedevo dove sono adesso, quindi diciamo che vorrei sempre essere in pista e vorrei sempre essere davanti alla telecamera, questo sicuro. Annalisa Cavedon mi chiede dove ho trovato quel cuscino che si vede in quei video? Questo qui? Me l'ha regalato un mio amico che si chiama Francesco Bernoni, che corre in moto anche lui, e non so dove l'abbia preso, però mi sembra di averlo visto all'Ikea. Me l'ha regalato 4 anni fa, Giorgio De Michelis mi chiede, sintetizzo sempre un po', ha visto che mi sono laureato in ingegneria, vorrebbe fare ingegneria, da 1 a 10 quanto è stata impegnativa e difficile, soprattutto conciliando gli impegni che avevo. Allora, è una di quelle lauree dove mentre studi arrivi a un certo punto in cui senti proprio i neuroni che friggono, cioè arrivi a fine giornata che non capisci più niente, sei totalmente fuso. Anche perché non è una di quelle lauree nozionistiche dove devi imparare una serie di nozioni, ma è una di quelle lauree dove devi capire concetti molto difficili. Quindi se sei portato, diciamo che impari in fretta e hai comunque una mole di studio che può essere inferiore rispetto a una laurea più nozionistica dove devi studiarti comunque 50 libri spessi così. Detto ciò, dopo i primi 6 mesi in cui non capivo niente, perché arrivavo dal classico, la cosa più matematica che avevo studiato era A più B uguale C, basta. È stato un incubo i primi 6 mesi. Poi quando ho capito, studiavo, arrivavo a fine giornata col cervello fuso, però capivo molto in fretta perché mi piaceva e perché mi riusciva abbastanza facile l'informatica. Calcola che il secondo e il terzo anno praticamente facevo il 10% delle lezioni, studiavo tutto a casa da solo. Però ecco quella laurea che se non riesci bene a capire matematica, fisica, informatica, impazzisci. Però se riesci a capirle bene, fila. Simone Gentili mi chiede, costa più girare con la Predator o con le moto da pista? Moto da pista. Con le Predator spendi meno. Sempre se con moto da pista intendi moto, perché se parliamo di pit bike e mini GP e mini moto allora costa meno con le pit bike e mini GP e mini moto. Giordano Regazzo mi chiede, il fatto che sia uno youtuber mi ha aiutato nel riuscire a trovare gli sponsor? Sicuramente sì, perché gli sponsor vogliono visibilità e col mio canale YouTube do visibilità. Che consigli daresti a chi vuole iniziare ma non ha il budget necessario? Trovare il budget. Non c'è molto da dire. Poi vedo che in tanti mi chiedono domande su attrezzatura e programmi che uso per montare i video. Non preoccupatevi, tra qualche settimana esce un video dedicato proprio a questo. Simo Limido mi chiede che laurea consiglia un ragazzo del liceo scientifico che vuole lavorare nel motorsport. Dipende cosa vuoi fare. Se vuoi fare il meccanico non è detto serve una laurea. Se vuoi fare l'ingegnere software devi studiare software. Se vuoi invece lavorare su pezzi, componenti, motori devi studiare meccanica. E dipende da quello che vuoi fare. Giulio Bagnasco mi chiede cosa pensano amici e parenti su quello che faccio nella mia vita e sul mondo delle corse. Beh, come ho detto nel Draw My Life, all'inizio quando ho mollato l'università per seguire questa passione erano tutti contrari, perché, oh mio Dio,
Oh mio Dio, lasci la carriera universitaria, un futuro sicuro per gettarti nell'ignoto. E meno male che non li ho ascoltati. Adesso comunque hanno visto che faccio quello che mi piace, che mi riesce tutto sommato discretamente, e sono felici per me, quello sì. Giacomo Guidetti mi chiede quanto si spende per una carriera in Formula Predator e in moto in Race Attack 1000. Dipende dal livello a cui la fai. Con le Predator, se hai la macchina tua, una stagione ti costa meno di 10.000 euro, escluso il costo dell'acquisto della macchina. Nella Race Attack 1000 vai dai 10.000 euro con moto tua sino ai 20-25.000 con moto a noleggio. Carlo Cattaneo mi chiede quando si corre in pista con un team, anche su basse competizioni si usa benzina comune o viene lavorata? Mi chiede stessa domanda anche sugli oli. Ma sulle benzine, sai, dipende dalla moto che hai. Ci sono moto più preparate e performanti che richiedono benzine speciali, altre, soprattutto dei campionati amatoriali, dove c'è chi mette la benzina al distributore. Quindi dipende dalla moto. Riguardo gli oli non ti so dire con precisione, perché fa tutto il team. Antonio Iovine mi chiede hai mai timore di cadere in moto e farti molto male? Prima di salire in moto sì, quando sono in moto la paura di cadere è legata al far danni, non pensi al farti male fisicamente, se no non ce la fai a correre. Peppe Virgadaula mi chiede info sul campionato in cui corro e dove si possono vedere le gare. Ho fatto un video a riguardo all'inizio dell'anno, l'ho linkato qui sotto. Comunque consiglio sempre, quando avete una domanda, di cercare prima sul canale YouTube e poi eventualmente farla, perché spesso tantissime cose sono già state risposte in altri video. Luca Bandini mi chiede corro nel CIV Minimoto e non so se continuare con il Minimoto o col 125. Cosa mi consigli? Dipende cosa vuoi fare. Se vuoi puntare su una carriera che ti veda crescere e arrivare a fare, non so, un mondiale o qualcosa di simile, un CIV Superbike o un mondiale, è chiaro che devi salire di cilindrata. Se corri solo per divertirti, fai quello che ti piace. Simone Sessolo mi chiede avere vita da youtuber e pilota comporta avere poco tempo libero, quindi cosa fai durante quel piccolo tempo libero che hai? Ti consiglio di guardare i weekly vlog, che sono dei video che raccontano la mia settimana, così da farti un'idea su quello che faccio. Comunque nel poco tempo libero che ho gioco ai videogames e raramente esco o a cena fuori o a ballare, ma... Giovanni Plepi, se dovessi scegliere tra YouTube con fama mondiale e corse con divertimento, però non ti conosce nessuno, cosa scegli? Sceglierei YouTube con fama mondiale, parlo di milioni e milioni di iscritti, perché vorrebbe dire guadagnare bene e potersi permettere le gare. Quindi diventando uno youtuber di fama mondiale avrei anche modo di fare le gare, quindi sceglierei quello, così le prendo tutte e due. Gianluca Zito, come mai vi allenate con l'R3 e non con i motard? Perché l'R3, specialmente guidata nella pista di kart, è molto più simile alla moto da gara che uso rispetto a un motard. Oddio. Diego Buonpane, visto che ora tromberai sicuramente tanto di più di qualche anno fa. Perché? Non è vero. Facci sapere qual è stata la tua più bella, dove, come e perché ti è piaciuta di più. Tra una gara e l'altra, mentre montavi un video. Allora, come si fa a trombare mentre si monta un video? La vedo un po' dura. Tra una gara e l'altra, mai, perché mi toglie energie. La più bella... non ce n'è una più bella in particolare. Ce ne sono state varie, ma non una in particolare. Bene, mi piacciono queste domande fuori dall'argomento motori. Fatele più spesso. Giorgio Cavagnero, se mai leggerai questo commento potresti dirmi cosa significa per te correre e quanto hai sacrificato per questo? Beh, come vedrai dal Draw My Life, io ho lasciato tutto quello che facevo e quello che c'era di certo nella mia vita per inseguire il sogno di correre, quindi per me significa tutto. È la cosa più bella che ci sia per me, quindi significa tanto. Riccardo Bettoni, come mai corri con le Dunlop D212 GP Racer anziché ad esempio le Pirelli Supercorsa SP? Perché il campionato che faccio è monogomma Dunlop, quindi dobbiamo usare tutti le stesse identiche gomme. Andrea Viviani mi chiede, potresti darmi un consiglio? Non corro in moto ma occasionalmente noleggio una ovale o mini GP. L'unico difetto è che prima delle curve tendo a frenare ancora troppo quando non ce n'è bisogno. Come posso fare per superare questa barriera mentale? Cerca, se c'è, una curva abbastanza grande che abbia magari una via di fuga asfaltata e prova a mollare i freni prima ed entrare più forte. Naturalmente entrando più forte dovrai piegare di più. Però se lo fai in una curva ampia che ha una bella via di fuga, mentalmente sai che se sbagli ed entri troppo forte comunque puoi allargare nella via di fuga e quindi quello ti aiuta a sbloccarti. Ad esempio, se io devo forzare un ingresso ed entrare forte non lo faccio in una curva dove non c'è spazio, lo faccio in una curva molto ampia. Mattia Marconi infine mi chiede come mai il numero 54? Perché il numero 54 è il numero che avevo sulla 500 Abarth quando ho vinto il talent show e me lo sono trovato lì, mi hanno dato quella macchina, fanno questa è quella con cui corri, no, 54. Vabbè. E dato che ho vinto il talent show e quella vittoria lì è quella che mi ha permesso di arrivare fin qui oggi, non potevo non usare quel numero.
quindi ecco il perché del numero 54. Bene, come sempre grazie per aver visto questo video. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se siete già iscritti cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche quando vi arriva il video e ci vediamo al prossimo Q&A. Bye bye!